Questa notte abbiamo dormito a Radicofani. Non vi mostriamo la stanza perché è un casino, però la vista molto bella. Buongiorno. Eccoci qui, proseguiamo con il nostro Toscana Tour. Partiamo dal luogo del nostro primo pernottamento, Radicofani, che abbiamo scoperto essere un paesino adorabile e dopo mesi di distanza anche che era segnato tra le tappe principali della Val d'Orcia. Ci siamo innamorate di Radicofani, infatti ci dovremmo assolutamente tornare perché durante la passeggiata mattutina non abbiamo scattato nessuna foto, anche se rivedendo i video ce ne sarebbero state di molto carine. Ancora non eravamo entrate del tutto nel mood foto. Io avevo caricato solo la Miu con il Phoenix e Cami solo la Yashica con il 120, ma tanto ci sarà modo di scattare. Dopo aver girato in lungo e largo per le vie del paese, troviamo l'indicazione per questo bosco esoterico. Incuriosite dal nome, ovviamente non potevamo non farci un salto. Il Bosco Isabella è un giardino esoterico romantico. Lambisce una parte della strada che costeggia le mura a sud del borgo ed è stato costruito su un terreno seminativo dalla fine dell'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, da una famiglia aderente ad una loggia massonica che ha ricreato nel giardino una sorta di percorso iniziatico esoterico, un tempio massonico all'aperto in pratica. Così alcune cose che sembrano naturali sono studiate, come ad esempio la disposizione di alcune essenze o alberi a gruppi di 3, numero simbolico, o i due grandi massi disposti all'inizio del sentiero che porta alla piramide, che rappresentano le due colonne del Tempio Salomonico, e ovviamente la piramide a base triangolare, simbolo principe della massoneria. E su questa piramide esoterica ovviamente non potevamo farci mancare una piccola jam session. Ma stringimi la mano, anche senza un motivo, anche senza capire che insieme noi due siamo supereroi. Mi partivi allontano, senza punto d'arrivo, senza sapere che da sempre insieme noi due siamo supereroi. Sempre sulla stessa piramide è arrivato il momento di ritirare il primo Kodak Gold e caricare un Kentmere 400. Finalmente si passa al mio adorato bianco e nero. Yashica Mat. Vado, L'agilità di Cami, confronto alla mia agilità. Dopo aver passato la mattinata a pazzeggiare nel boschetto, è ora di rimettersi in marcia, più o meno. Uno dei numerosi momenti del viaggio in cui Ale torna indietro con la macchina all'improvviso. Si ferma e torna indietro per fare una fotina. Ecco, non lo dire. Dopo esserci immerse un po' nel paesaggio collinare della vallata, notiamo un punto di sosta pieno di macchine e ci fermiamo per dare un'occhiata. E qui Alex carica finalmente il suo Agfa 400 bianco e nero nella Canon. Quindi per il momento questo secondo giorno pare che vogliamo ricordarlo entrambe con una bella scala di grigi. Non sentendomi molto sicura di voler usare un frame dei 12 scatti della mia Yashica, scatto un po' con la Sony cercando di cogliere le sfumature del paesaggio, ma in realtà non mi ha convinto neanche in digitale la foto e quindi Cami deve sempre screditarsi. In realtà le foto sono molto carine, nonostante io non sia assolutamente un amante delle foto digitali. proseguiamo. O almeno ci proviamo, visto che con l'età che avanza qualcuno è stato colto da un attacco di sciatica che Igor gli fa un baffo. Sta un po' attacchi! Questo non ci impedisce però di proseguire con il nostro viaggio. Ed ecco che, zoppicando, arriviamo all'abbazia di San Galgano. Per chi non la conoscesse, è la famosa abbazia senza tetto, sede ormai spesso di concerti ed eventi culturali di vario tipo, che però durante il giorno è meta turistica e, come si suol dire, estremamente instagrammabile. E perché no, anche perfetta per un po' di foto a pellicola. Sita nel comune di Chiusdino, l'abbazia è stata costruita tra gli anni 20 e gli anni 80 del 1200. Del santo a cui è intitolata Galgano, si narra che si sia convertito dopo una vita di risolutezza nel giorno di Natale del 1180, momento culmine di penitenza in cui, dopo essere giunto sul colle vicino di Monte Siepi, infisse nel terreno la sua spada, allo scopo di trasformare l'arma in una croce, facendo così eco al mito arturiano. Si ritirò dunque in una vita eremitica, nell'eremo che fa parte del complesso dell'odierna abbazia. Nei primi anni della sua costruzione, l'abbazia vide un periodo di copiosa ricchezza, per essere poi utilizzata come infermeria nel periodo della peste ed essere in seguito mano a mano abbandonata,
fino ad arrivare al 1700, quando cadde anche l'ultima volta, lasciando così l'edificio completamente esposto. Qui abbiamo fatto qualche scatto che ci è piaciuto particolarmente, come questo delle 3 sedie, che abbiamo fatto in 35, in 120 e con la Sony in digitale. Insomma, un po' ossessive. o tipo quello della sagoma che si forma nel cielo grazie alla pianta a croce cristiana dell'abbazia. Visto e rivisto sì, ma non per questo meno affascinante. Fortuna avevamo portato anche il 17 mm, perché con il 28, come si può vedere nelle foto, non rende allo stesso modo. Si può notare dallo scatto a colori inoltre che ho montato un nuovo rullino colore sulla Minolta, di nuovo un Kodak Gold, compagno fedele di questo viaggio. Uscendo dal retro dell'abbazia siamo capitate su questa piccola cappella che era perfetta per un ultimo scatto a San Galgano con la Miu e il Phoenix 200. Next stop, Volterra. Eccoci nella piazza, famosa non solo per la sua storia e il suo fascino medievale, ma per essere diventata il set di una scena della saga di Twilight, quella scena in cui il vampiro Edward Cullen improvvisamente si spoglia, rivelando il suo corpo brillantinato manco fosse una Bratz. E con questo finiamo i riferimenti millennial. E poi fondamentalmente il luogo in cui ho preso per la prima volta in mano una macchina fotografica analogica quando avevo 12 anni. Dopo una lunga pausa di 3 lustri, non sembra molto sia cambiato. Ed ovviamente non poteva mancare lo scatto alla decappottabile, o allo specchietto della moto che riflette la torre. Ed ora c'è un bel po' di footage della nostra ricerca dell'ospedale psichiatrico abbandonato, dove pensavo di poter fare un po' di urbex, ma niente. Non siamo riusciti a trovare l'accesso. Che cosa avete fatto voi a Volterra? Abbiamo fatto un giro per la discarica. In compenso abbiamo trovato il punto panoramico dove ammirare le balze di Volterra, delle formazioni rocciose situate nel versante sud-occidentale del Colle Volterrano, tra la Val di Cecina e la Val d'Era. L'area è interessata da numerose frane e da diffuse forme di erosione tipiche dei terreni argillosi, creando situazioni morfologiche spettacolari, ovvero queste pareti verticali generate dai crolli che danno luogo alla tipica morfologia a balze, con i calanchi sottostanti. E qui Alex scatta la sua ultima foto con la Miu e il Phoenix. Phoenix! Yeah! Salutiamo Volterra e con questo bellissimo tramonto concludiamo anche la nostra seconda giornata. Ci vediamo al prossimo video. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi, qui con voi. Voglio ritornare!